Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e con questo video volevo aprire un nuovo argomento su un qualcosa che sto sperimentando, ho iniziato a sperimentare in questi giorni, e cioè l'integrazione di OpenHub o di una qualunque smart home, di un qualunque sistema con l'intelligenza artificiale. Ho iniziato a fare qualche pensata perché non mi dispiacerebbe riuscire a far dialogare, nel mio caso OpenHub, con i servizi di intelligenza artificiale tipo ChatGPT o Gemini, proprio per far sì che alcuni task che magari deve fare OpenHub vengano demandati a un servizio esterno per rendere ancora più intelligente la nostra smart home. Ovviamente i campi di applicazione sono diversi e sono tanti e dipendono molto dai casi d'uso che uno vuole implementare. Però tenersi aperta una strada del genere potrebbe portare a far evolvere il proprio sistema in una maniera esponenziale che scrivendo delle semplici regole o gestendo determinati dati sarebbe molto complicato se non impossibile. Quindi il mio obiettivo è quello di riuscire a far dialogare OpenHub o qualunque altro sistema con un servizio come ChatGPT o Gemini, proprio come interagisce una persona umana. Quindi scrivendo dei prompt e ottenendo una risposta che ovviamente deve essere strutturata in modo tale che un sistema sia in grado di interpretarla. Non può essere una risposta semplicemente testo, perché altrimenti saremo punto da capo. Deve essere una risposta strutturata in un formato dati ben specifico, in modo tale che il sistema chiamante sia in grado poi di andare a recuperare le informazioni che gli servono. Quindi inizio una serie di video con i quali mostrerò l'avanzamento dei miei esperimenti ed eventuali integrazioni con OpenHub che mi verranno in mente. Col video di oggi iniziamo con un esperimento molto basico, e cioè l'utilizzo delle API di Gemini per interfacciare un sistema esterno che non è una persona umana con l'intelligenza artificiale e ottenere una risposta totalmente strutturata in formato JSON, in modo tale che sia facilmente parsificabile dal sistema chiamante. Eccoci davanti al nostro ambiente di sviluppo Visual Studio Code, che utilizzeremo per fare tutti gli esperimenti del caso. Quindi abbiamo detto che proviamo a fare delle chiamate all'intelligenza artificiale di Google Gemini e cercheremo di ottenere una risposta che non è un testo descrittivo, ma è un insieme di dati strutturati secondo un formato che definiamo noi. In questo modo il sistema chiamante sarà in grado, in maniera abbastanza agevole, di andare ad ottenere le informazioni che gli servono. Ovviamente per interfacciarci all'API di Google Gemini dobbiamo utilizzare un API key, quindi avere un account su Google, abilitare la console cloud di Google e andare a creare delle API key proprio per le chiamate fatte a Gemini. Dalla documentazione ufficiale dei Gemini API si hanno tutte le informazioni che servono proprio per andare a farsi l'account e creare la API key. Questa parte non la faccio vedere perché tanto è abbastanza standard e seguendo la guida si riesce a fare facilmente. Normalmente queste chiamate vengono fatte a pagamento sia per ChatGPT che per Gemini. Gemini però offre un livello gratuito di abbonamento che permette di fare un tot di chiamate al giorno senza appunto pagare. Quindi ho deciso di usare Gemini proprio per fare questi test senza dover abilitare la fatturazione e quindi dover pagare le chiamate. Sempre sulla documentazione ufficiale ci viene detto come fare l'integrazione con le API in funzione del tipo di linguaggio che vogliamo utilizzare. Ovviamente si può fare il tutto in Python, esistono delle librerie dedicate proprio all'integrazione con Gemini e poi si possono fare anche in modalità molto base utilizzando le chiamate REST. Diciamo che la chiamata REST è una cosa che si può fare in maniera molto agevole utilizzando dei client standard tipo Postman o altro, oppure delle chiamate banalissime utilizzando curl ad esempio su Linux, senza dover installare alcun interprete di comandi o librerie particolari. Noi oggi vediamo sia un esempio con curl, quindi con una chiamata HTTP standard, sia un esempio in Python utilizzando le librerie ufficiali. Quindi torniamo al nostro ambiente di sviluppo e iniziamo a vedere il primo esempio di chiamata tramite curl, quindi tramite chiamata semplice HTTP. Io ho fatto un file SH
che è un file di shell che andrò ad eseguire dalla console di Visual Studio Code che integra un interprete Linux su Windows. Questa è la struttura standard dello script, dove abbiamo l'impostazione dell'API key che abbiamo creato, come visto nella documentazione, che è quella che appunto ci permette di abilitarci alle chiamate Gemini. Poi abbiamo l'URL di chiamata, in cui all'interno bisogna specificare qual è il modello di intelligenza artificiale che si vuole utilizzare. Nel mio caso utilizzo Gemini 2.5 Flash perché è abbastanza veloce ed è uno di quelli che si può utilizzare gratuitamente. Poi bisogna andare a settare un header di richiesta con la nostra API key, content type application JSON, perché noi inviamo una richiesta di tipo post inviando un JSON per far capire a Gemini che cosa vogliamo ottenere, quindi in cui avremo all'interno sia il prompt sia la struttura dati che ci aspettiamo in risposta. E questo payload JSON, per comodità io sono andato a metterlo in un file esterno che vi faccio vedere, è questo qua, che è abbastanza complesso, è abbastanza lungo, perché oltre il prompt che adesso vediamo ha tutta una sezione in cui si può specificare il tipo di formato di risposta che noi ci aspettiamo. In questo caso non entro nel merito della sintassi con cui bisogna specificare il formato di output, perché tanto è tutto documentato. L'importante è sapere che è possibile dire a Gemini che la risposta non la vogliamo come semplice testo, come normalmente succede quando si fa quella sorta di chat con cui si interroga l'intelligenza artificiale in modalità standard, ma vogliamo che le risposte ci vengano inserite all'interno di una struttura dati rigida che poi noi andremo a parsificare per ottenere le informazioni che ci interessano. Questa struttura dati viene specificata con tutto questo JSON. È una sorta di schema JSON che viene inviato all'API Gemini per fargli capire che tipo di informazioni vogliamo e come devono essere strutturate. In questo caso l'esempio che andrò a fare sarà la richiesta, diciamo banale per un'intelligenza artificiale, però è un esempio semplice proprio solo per vedere come il sistema può funzionare. Comunque fondamentalmente andrò a richiedere le previsioni del tempo per Torino per il giorno successivo. Il prompt che infatti vado a scrivere, un prompt relativamente corto, ovviamente più si specifica il prompt più è precisa la risposta di intelligenza artificiale. Il prompt che vado a scrivere sarà: oggi è il 26 novembre 2025, quali sono le previsioni per Torino domani? Fornisci solo il JSON. Questo è importante per far sì che Gemini capisca che la risposta che mi deve dare è andare a popolare la struttura dati che io gli ho chiesto appunto in risposta. Quindi nella mia struttura dati ovviamente dovrò andare a definire delle variabili che conterranno le informazioni delle previsioni del tempo che mi interessano. Quindi ho definito ad esempio la proprietà località, la data della richiesta e un blocco previsioni giornaliere che in teoria è definito come array perché potrei prevedere di richiedere le previsioni giornaliere per più giorni, nel mio caso l'ho fatto solo per un giorno, e all'interno del blocco previsioni giornaliere io avrò la data di previsione, la condizione a livello descrittivo, temperatura massima, temperatura minima, vento, precipitazioni, probabilità, indice UV, e poi li vado a specificare che di tutte queste informazioni quelle che mi interessa, che devono essere obbligatorie nella risposta altrimenti va considerata una risposta non valida, sono la data, le condizioni e le temperature. Nel blocco precedente le condizioni, le variabili obbligatorie sono località, data richiesta e ovviamente il blocco previsioni giornaliere. Ovviamente questo è un banalissimo esempio di struttura dati relativamente semplice. Ovviamente in base al proprio caso d'uso questa struttura può complicarsi notevolmente. E più è precisa la struttura, più è precisa la risposta che ci fornirà l'intelligenza artificiale. Ovviamente la struttura deve essere compatibile col tipo di informazioni che vado a chiedere all'intelligenza artificiale con il prompt. Quindi vediamo cosa succede se inviamo tutto questo payload JSON all'intelligenza artificiale tramite la chiamata curl che abbiamo visto prima. Quindi cosa faccio? Mando in esecuzione il file curl.sh. Ingrandiamo il terminale, scriviamo sh
curl.sh e attendiamo la risposta. Ok, abbiamo ottenuto il JSON di risposta, in cui abbiamo la parte effettiva di risposta con il nostro JSON popolato, che adesso dobbiamo un attimino andare a trasformare in un formato un pochino più leggibile, e poi abbiamo le informazioni sui token che sono stati utilizzati per questa interrogazione. Questa informazione è importante perché il pagamento dei servizi Gemini si paga in funzione del numero di token. Quindi la chiamata è andata a buon fine, la risposta l'abbiamo ottenuta. Adesso andiamo un attimino a pulirla, quindi me la copio tutta, la vado a mettere in un nuovo file e poi vado a togliere gli a capo e vado a sostituire il backslash virgolette con solo le virgolette. In teoria il tipo di risposta che ci ha dato è quello perché ha dovuto mettere un JSON all'interno di una stringa, quindi ha dovuto fare tutta una serie di sequenze di escape per permettere appunto il passaggio di questo JSON all'interno di una stringa JSON. Una volta fatta questa piccola pulizia, lanciamo la formattazione ed ecco che abbiamo il nostro JSON bello pulito. Quindi le informazioni, come vedete, le abbiamo, e quindi una volta che otteniamo questo JSON strutturato in questo modo possiamo darlo in pasto a qualunque sistema e facilmente possiamo andare ad ottenere le informazioni che ci interessano. Se parliamo nello specifico di OpenHub, facendo la chiamata HTTP con OpenHub possiamo poi andare a utilizzare le JSON Path Transformation per andare ad ottenere le informazioni che ci servono e andare a popolare i nostri oggetti di OpenHub, quindi i nostri item. Adesso andiamo a fare la stessa cosa con lo script Python che io ho già creato, che ho chiamato app previsioni e che andrò a mandare in esecuzione tramite un container Docker utilizzando Docker Compose. In questo modo non devo installare Python sul mio PC e soprattutto poi non dovrò installarlo eventualmente sul Raspberry dove c'è OpenHub, perché lanciandolo con Docker farà tutto all'interno del container. Anche qua non entro nel merito della sintassi Python e delle librerie utilizzate, perché anche questo è tutto documentato, però concettualmente, come vedete, facciamo la stessa cosa che facevamo con la chiamata REST, forse in maniera un pochino più pulita e comoda perché all'interno di uno script. Abbiamo anche in questo caso la definizione dello schema, così come abbiamo fatto nella parte di HTTP REST, e poi abbiamo lo script che effettivamente definisce il prompt e tramite delle funzioni ottenute dalla libreria che abbiamo installato per l'interfacciamento con Gemini andiamo a fare la chiamata. Anche in questo caso utilizziamo il modello Gemini 2.5 Flash e poi fatta la chiamata andiamo a stampare il risultato a schermo. Come vedete in questo caso non c'è da nessuna parte la definizione delle API key, perché le API key si può definire in una variabile di ambiente che si chiama Gemini API key e che la libreria Python andrà a leggere se popolata. Quindi io mi sono creato il mio file Docker Compose per andare appunto a creare il container Docker e mandare in esecuzione il mio script Python. Ho creato il Docker file per creare l'immagine Python nella quale andrò a copiare i file che servono allo script, quindi i requirements, che sono le librerie che andranno installate tramite l'utility pip, sempre all'interno del container. E poi in Docker Compose il comando è quello di lanciare app previsioni.py, che è il mio script. Anche qua non entro nel merito di questa logica perché è un classico container mandato in esecuzione con Docker Compose. Quindi anche qua facciamo la prova, quindi riapriamo il terminale, puliamolo, e in questo caso, essendo un Docker Compose, io dovrò fare Docker Compose, la prima volta farò la build, così lui mi crea l'immagine pronta per essere poi utilizzata con il container, e poi farò Docker Compose app per mandarlo in esecuzione. Quindi attendiamo che faccia la chiamata ed ecco il risultato che abbiamo ottenuto dalla chiamata.
È un risultato del tutto simile a quello di prima, un pochino più comodo da leggere perché il Python è fatto direttamente il dump del JSON, però fondamentalmente il concetto è lo stesso. Abbiamo fatto una chiamata con un prompt testuale, abbiamo definito un output, una struttura di output desiderata, e l'intelligenza artificiale mi ha popolato i campi che è riuscita appunto a identificare in funzione del tipo di risposta che avrebbe dato testuale. L'esperimento quindi è andato a buon fine, siamo riusciti a interfacciarci con l'API di Gemini tramite un sistema tra virgolette non umano e abbiamo ottenuto una risposta che è facilmente utilizzabile in sistemi informatici. Per portare questo esempio su OpenHub, quello che possiamo fare noi è o utilizzare la chiamata HTTP REST direttamente con il binding HTTP di OpenHub e poi la risposta ottenuta, pulita e poi trasformata col JSON path la possiamo utilizzare per popolare i nostri item, oppure potremo fare uno script esterno Python che, ad esempio nel caso delle previsioni, potrebbe essere mandato in esecuzione la mattina in modo tale che lui ottenga le previsioni per il giorno dopo e magari le invii tramite MQTT su un certo topic. OpenHub è in ascolto su quel topic, viene notificato del nuovo dato in arrivo e me lo può far vedere su una dashboard. In questo modo OpenHub non deve conoscere la modalità di interfacciamento con l'intelligenza artificiale, ma si aspetta solo un determinato dato su un topic MQTT. Quindi è un'integrazione standard già vista più volte. Quello che è importante è lo script Python che sarà in grado di andare a popolare quel topic MQTT con il dato che ci interessa. In questo modo ovviamente siamo aperti a qualunque tipo di integrazione e non dobbiamo complicare troppo la logica di OpenHub per potersi interfacciare verso l'intelligenza artificiale. Diciamo che entrambe le strade sono aperte, però secondo me con la complessità di avere uno script in più da gestire, da schedulare e da scrivere, otteniamo una facilità di integrazione in OpenHub perché utilizzeremo il protocollo MQTT. Io andrò avanti con i miei esperimenti e nei prossimi video vi farò degli piccoli aggiornamenti. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!